Come si possono fondere la qualità del prodotto e la brand identity in una strategia unificata di successo aziendale? Quali sono le tattiche più efficaci per implementare la qualità in ogni aspetto del branding? E in che modo il feedback dei clienti può guidare un'azienda verso l'eccellenza? In questo video discutiamo strategie, tecniche e ti lascerò dei consigli pratici per integrare questi due elementi chiave in una formula vincente. Dalla definizione degli standard di qualità all'analisi del feedback del cliente, ogni fase della strategia di branding sarà esaminata sotto la lente della qualità e come mostrarla nella tua brand identity. Ma prima mi presento, mi chiamo Simone Ballico, sono il founder di Io Brand Value, un'agenzia di consulenza per piccoli, medi, grandi, attuali e futuri imprenditori a creare piani strategici innovativi di marketing e di branding. Le scelte di prodotti e servizi sono praticamente illimitati. E quindi come puoi tu e la tua azienda distinguerti e garantire che i consumatori scelgano te? La risposta sta in due parole che, legate agli altri due core value di Io Brand Value, tradizione e innovazione, sono intrinsecamente collegate e sono la qualità e la brand identity. Quando pensiamo alla qualità ci riferiamo sia all'eccellenza di un prodotto o di un servizio che all'esperienza complessiva che un cliente ha con un brand. E qui entra in gioco la brand identity, l'immagine coerente e distintiva che un'azienda proietta sul mercato e che funge da ponte tra la promessa di qualità fatta ai consumatori e la loro percezione reale di questa qualità. Nel competitivo panorama del mondo di oggi la qualità dei prodotti e servizi è una necessità. Ma che cosa significa realmente qualità nel contesto aziendale? Si potrebbe pensare che sia semplicemente una questione di eccellenza operativa, ma in realtà è molto di più. Infatti parliamo di come la qualità impatta l'intero ecosistema del brand, dalla strategia di marketing fino all'esperienza del cliente, includendo quindi la produzione e la commercializzazione. La qualità quindi non è l'attributo intrinseco del vostro prodotto o servizio, o meglio, anche la qualità è quel fattore che influisce sulla percezione del tuo brand nel mercato. E quando si tratta di percezione del brand, ogni dettaglio conta. Dalla velocità del servizio clienti alla facilità d'uso del sito web, ogni elemento contribuisce a creare un'immagine e quell'immagine può essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico. Una brand identity di alta qualità ti differenzia dai concorrenti e stabilisce anche un livello di aspettative per i clienti, le quali, se soddisfatte o superate, vi porterà ad avere clienti soddisfatti e anche spontanei brand ambassador, che saranno pronti a diffondere le vostre eccellenze. Ma quindi come possiamo essere certi che la qualità sia effettivamente integrata nella brand identity? In questo momento di trasformazione digitale e facile accesso all'informazione, la percezione del valore è diventata un campo di battaglia fondamentale per le aziende. Tutte. E quindi non basta un prodotto o un servizio di alta qualità, è fondamentale che questa qualità sia percepita e riconosciuta dai consumatori. In altre parole, la qualità deve essere intrinseca nella tua brand identity per poter realmente fare la differenza. La percezione del valore è un concetto multidimensionale. E che cosa intendo dire? Che racchiude vari aspetti come il prezzo, le caratteristiche del prodotto, l'esperienza del cliente e naturalmente la reputazione del tuo brand. Ad esempio, un prezzo elevato può essere giustificato da un livello di servizio eccezionale o da un prodotto di design esclusivo, mentre un prezzo basso può essere motivato dal taglio di determinati costi, senza intaccare però la vera qualità che del prodotto o del servizio offerto. E come puoi assicurarti che il tuo prodotto o servizio sia percepito come un simbolo di qualità? Una delle strategie più efficaci è quella dell'insegnamento. E perché? Perché offrire dei contenuti di valore che educhino il cliente ai dettagli tecnici del prodotto e anche sulle implicazioni più ampie della qualità è un potente strumento di engagement. La comunicazione deve essere coerente attraverso tutti i punti di contatto del brand, quindi pubblicità, interazioni sui social media. Ogni messaggio deve rafforzare l'immagine andando a migliorare la percezione del valore e costruendo anche una forma di fidelizzazione che va oltre la semplice soddisfazione del cliente. E qui la consulenza strategica entra in gioco. Quali sono alcune tattiche per costruire una strategia di branding che riflette la vera qualità del tuo prodotto con il metodo di Io Brand Value? Concentriamoci sulle strategie concrete che possono aiutarti a riflettere questa qualità nella tua brand identity. E non stiamo parlando solo di tattiche di marketing, ma di una filosofia aziendale che mette la qualità al centro di ogni decisione e iniziativa. Una delle prime misure da adottare è l'analisi del posizionamento. Sai esattamente dove ti trovi rispetto ai tuoi concorrenti? Se desideri essere percepito come brand di alta qualità, dovrai farlo sapere ai tuoi consumatori attraverso un posizionamento mirato. Fallo includendo i corretti canali pubblicitari, l'uso di endorser, i quali incarnano i valori di eccellenza e la creazione di contenuti di valori che risuonano con il target tuo di riferimento. Altrettanto fondamentale è l'aspetto visuale del brand. Un design curato e professionale è spesso il primo indizio di qualità che un cliente associa al brand. E cosa succede una volta catturata l'attenzione del consumatore? Beh, l'esperienza del cliente deve essere impeccabile in ogni punto di contatto, dall'usabilità del sito web alla trasparenza nella comunicazione. Ogni aspetto deve essere calibrato per rafforzare l'immagine del brand. Quindi è
entra in gioco l'importanza della coerenza, che deve essere costante in ogni tua manifestazione, e questo richiede un allineamento stretto tra i vari reparti aziendali, dalla produzione al marketing. Quando parliamo di posizionamento nel mercato, stiamo essenzialmente parlando della percezione del consumatore, e questa percezione è influenzata da vari fattori, ma al centro di tutto c'è un elemento chiave: la qualità. E quindi come può la tua marca utilizzare la qualità come leva per posizionarti efficacemente e differenziarti dai concorrenti? Il primo passo è la definizione chiara di che cosa rappresenta la qualità per il tuo brand, il che varia dall'industria, dal target e dai valori del brand stesso. E questa definizione deve diventare la colonna portante delle tue strategie di marketing e di comunicazione. Alcuni esempi possono essere la durabilità dei tuoi prodotti, l'efficacia del tuo servizio ai clienti o anche l'innovazione continua che avviene all'interno della tua azienda. Dopo aver stabilito che la qualità è il vostro punto di forza, è essenziale comunicarlo chiaramente e in modo efficace, e quindi utilizza tutti i canali che hai a tua disposizione: la descrizione del prodotto sui siti, il post sui social media, le campagne pubblicitarie. In ogni messaggio la qualità deve essere al centro. E come già citata nei passati due video, la strategia più trascurata ma efficace è quella dello storytelling, che però in questo caso non viene direttamente fatta da noi stessi, ma viene creata dai clienti soddisfatti. Perché? Perché il nostro prodotto è riuscito a raggiungere le sue aspettative o anche superarle. Parliamo quindi di eccellenze raggiunte, di problemi risolti, che possono fornire un contesto emotivo che semplici dati e cifre non possono offrire. Ti faccio un esempio. Quando compri un telefono e leggi ad esempio che la fotocamera ha 10.000 megapixel, tu ti potresti fare influenzare da questa cifra, da questa quantità, però poi in verità scopri che dipende in parte dai megapixel, ma anche da altri aspetti della fotocamera che adesso non andrò a discutere, e quindi magari poi scopri che la fotocamera da 10.000 megapixel in verità fa foto discrete rispetto a un'altra che ne ha 12. E come fai a capire questo? Proprio dalle recensioni degli altri clienti, che quindi vanno a rafforzare il posizionamento della marca e crea anche un valore più profondo con altri clienti. Arrivati qui è essenziale affrontare una questione che spesso genera dubbi: come misuriamo con dei dati concreti il successo della nostra strategia di branding incentrata sulla qualità? Infatti non importa quanto la tua strategia sia solida, se non puoi misurare l'efficacia, stai navigando a vista. Il primo indicatore è senza dubbio il Net Promoter Score, che probabilmente hai già visto in giro come NPS. Questo indicatore misura la volontà del tuo cliente a raccomandare il tuo prodotto o servizio. Un NPS elevato, un Net Promoter Score elevato, è spesso un segnale forte di un'elevata percezione di qualità. Tuttavia, non basta fermarsi qui, bisogna anche affiancarci altri KPIs. Il cosiddetto XAT, la Customer Satisfaction Score, offre una panoramica immediata della soddisfazione del cliente dopo un'interazione specifica con il brand. Un valore elevato della Customer Satisfaction Score indica una elevata qualità del servizio o del prodotto nei momenti in cui il cliente ha sofferto, ad esempio, di una criticità. Non sottovalutare poi mai l'importanza di tutte quelle metriche legate ai social media, che puoi confrontare avendo un account business di TikTok, di Instagram, di Facebook. Confronta quindi il tuo tasso di coinvolgimento, le condivisioni, le reazioni, perché sono dei segnali diretti della percezione della tua brand identity. Integrando invece ad esempio Google Analytics all'interno del tuo sito web, puoi andare a confrontare dei dati sull'interazione degli utenti con il sito, che è un altro importante touch point. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Abbiamo detto prima che i numeri, quando si tratta di qualità, non sono tutto. Infatti l'analisi qualitativa, come le recensioni di clienti, i feedback, sono quegli insight che i dati da soli non riescono a rivelare. E questi elementi, chiamiamoli umani, sono quelli che riescono a raggiungere un livello di profondità in più alla comprensione da parte dei clienti del tuo prodotto. Infatti, la metrica che più impeccabilmente riesce a riflettere i diversi aspetti dell'interazione del cliente con il tuo brand è la soddisfazione del cliente stesso. Quindi continua a valutare la user experience sul tuo sito web, l'efficacia dell'assistenza clienti, senza chiaramente dimenticare la qualità intrinseca del tuo prodotto o del tuo servizio. Infatti, tutti questi poi di conseguenza andranno anche a influenzare la Customer Satisfaction Score. Ricordati inoltre che anche lo scopo principale dell'azienda e anche della tua azienda, immagino, è quella di fare profitto. E il modo più facile per fare profitto non è acquisire nuovi clienti, ma mantenere quelli che già hanno acquistato. E quindi riuscire a tenere un retain rate, ossia il tasso di mantenimento del cliente, alto. La brand identity, l'innovazione, la tradizione e la qualità sono legate e agiscono come i veri pilastri del successo aziendale, ed è per questo che sono i tre core values di Io Brand Value. Una brand identity forte è incompleta senza un impegno tangibile verso questi tre valori, e viceversa. Il mercato infatti è in continua evoluzione e i clienti sono sempre più esigenti. La dedizione alla qualità è il vostro biglietto per entrare al cinema.
La dedizione alla tradizione è il tuo biglietto per entrare al museo della tua azienda, mentre la dedizione all'innovazione è il tuo biglietto per prendere il treno e puntare verso il futuro. Queste considerazioni però non finiscono qui. Io Brand Value integra innovazione, tradizione e qualità nella brand identity della tua azienda. Per rimanere aggiornato su future analisi, case study, use cases, segui Io Brand Value, compiendo un passo significativo per restare informato e prendere decisioni più consapevoli nella tua impresa. Se hai trovato questo video interessante, allora non vorrai perderti i prossimi contenuti. Segui Io Brand Value e unisciti al New Branding Journey per approfondire, pensare in modo critico e agire saggiamente di fronte a circostanze in continua evoluzione. Non perdere l'occasione, segui Io Brand Value prima che ti dimentichi o non ti spunto più nel feed e diventa parte della community.